Chiara Cucinella se li sta cucinando tutti, scusate il gioco di parole, ma è proprio questa la situazione che si sta verificando a Money Road nella seconda edizione del reality targato Sky. Prima di addentrarmi nel discorso vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like a questo video. Come dicevo, Chiara è una delle protagoniste assolute di Money Road. All'inizio era partita un po' in sordina, come se fosse comunque una sorta di fotocopia di Danielle l'anno scorso, ovvero la ragazza che non vuole cedere ad alcuna tentazione perché vuole portare a casa la cifra maggiore possibile in termini di soldi. La linea che ha seguito inizialmente è stata quella, infatti ha cercato di non cedere a nessuna tentazione. Poi io credo che la sua strategia sia cambiata in corso d'opera, non so se sia partita già con quella strategia, però mi sembra molto molto intelligente e interessante, anche se qualcosa non l'ho condivisa onestamente. In ogni caso credo che stia giocando in maniera perfetta e che sia un personaggio molto molto adatto a questo gioco, a questo reality, perché mentre gli altri sono lì a concedersi tentazioni a destra e a manca, chi più chi meno, in particolar modo Simona e Marilina praticamente non badano a spese per concedersi le loro tentazioni e adesso praticamente camuffano la cosa con la scusa di Chiara che ha speso 20.000 euro per il catamarano. Lì c'era un'asta, chiunque poteva offrire una determinata cifra, ovviamente per assicurartelo tu devi cercare di sparare alto. Lei voleva fare quell'esperienza e penso che abbia fatto benissimo. Ovviamente è andata contro quelli che erano i suoi cosiddetti principi o quantomeno i suoi ideali all'interno del gioco, però io ho visto che c'è stato un cambiamento da parte di Chiara, nel senso che inizialmente non stava cedendo a nulla, poi piano piano ha incominciato ad allentare la presa, soprattutto perché, secondo me, ha visto che gli altri se ne fregavano del montepremi, quindi ognuno di loro, qualsiasi cosa avesse bisogno, la prendeva e accettava la tentazione senza starci neanche troppo a pensare. Per questo poi lei si è concessa la birra con Adele, si è concessa la lavanderia con i vestiti puliti e adesso si è concessa anche il catamarano e non mi ricordo se anche qualcos'altro. Ovvio che la cifra sia folle, 20.000 euro, però bisogna anche considerare che gli altri hanno speso cifre esorbitanti, vedi per un caffè 200 euro, 250 euro, quando invece nella realtà lo paghi 2 euro, 2,50 euro, proprio se vogliamo esagerare, e quindi hanno pagato una roba 100 volte di più. Lì la gita in catamarano, nella quale erano compresi anche aperitivo, cena e colazione, io penso che abbia fatto un affare, perché ne spendi 20.000 quando per fare quei 3 pasti probabilmente avresti speso anche di più, o comunque forse la stessa cifra o poco meno, ma senza l'esperienza del catamarano. Per me ha selezionato la tentazione più giusta spendendo 20.000 euro. Poi, l'ha detto la stessa Chiara, qualcuno ci doveva salire su quella barca. Io penso che gli altri non stessero rosicando tanto per i 20.000 euro detratti dal montepremi, perché poi se fossero stati 10, 15, a 15 non c'era arrivato nessuno, erano arrivati massimo a 10.000 euro, però se fossero stati 10.000 euro, quelli portati via, o comunque 11.000, qualcuno che offriva un po' di più, a fare l'esperienza fosse stata quella persona lì, vedi che poi non avrebbe fiatato, se ne sarebbe sbattuta altamente, e in particolar modo mi riferisco proprio a Marilina e a Simona, perché Simona e Marilina stavano rosicando tantissimo per non essere salite sul catamarano e per non essersi aggiudicate quella tentazione. Tant'è che loro hanno cercato di sparare alto apposta. Chiara ha deciso di mettere 20.000, di puntare 20.000 nella speranza di riuscire a prenderli quasi a botta sicura ed effettivamente c'è riuscita. Per questo io credo che Chiara non sia da criticare. Ovviamente la linea che stava seguendo è cambiata, ma io penso che si sia adattata anche alla situazione e al contesto. Poi io credo che lei se li stia cucinando veramente tutti, che stia giocando in maniera perfetta perché non sta dando punti di riferimento, si sta dimostrando una mina vagante, tant'è che all'ATM aveva la possibilità di prelevare, invece ha prelevato zero, non ha prelevato nulla e questo anche è un qualcosa che mi lascia molto molto perplesso. Tutti quanti, o la maggior parte, tranne Adele, non stanno prelevando nulla dall'ATM, quando lo scopo principale del gioco in teoria sarebbe portare a casa dei soldi. Quindi io credo che onestamente sarebbe convenuto a tutti prelevare quando sono andato all'ATM e io personalmente l'avrei fatto, però credo che ci sia stata una sorta di accordo preliminare tra di loro per non prelevare all'ATM, dato che sorprendentemente neanche Simona ha preso nulla dall'ATM, però mi sembra un po' ipocrita il fatto di prendersi l'assegno
da 4.000 euro e poi neanche dirlo, però ovviamente è legittimo. Quindi incassare dei soldi o addirittura comunque nelle valigette lì spendere 6.000 o rischiare di spenderne 3.000 a vuoto per cercare di incassare 1.000 euro a testa, quindi da mettere sul conto personale, quando invece hai la possibilità di prelevare l'ATM e non prelevi. Li puoi prelevare anche 2.500, Tra 1.000 e 2.500 certo c'è una differenza, però è una differenza minima, dato che comunque 2.000 l'hanno accettati con l'assegno. Quindi onestamente non capisco bene le logiche del gioco, pare che l'ATM sia stregato, sia una sorta di chimera per tutti, quando invece io penso che sia una risorsa fondamentale, anzi per me sarebbe la prima cosa da prendere l'ATM, se non l'unica, all'interno della giungla, oltre magari a concedersi qualche tentazione eccezionale come quella del catamarano. Tornando a parlare di Chiara, lei non ha detto se aveva prelevato o meno quella volta e quindi ha proprio messo in crisi gli altri, perché gli altri pensavano tutti quanti che lei avesse prelevato, però lei non ha voluto dirlo e di solito uno non lo dice tendenzialmente se preleva, non se non preleva. Se non preleva in teoria puoi presentarti dagli altri dicendo non ho prelevato nulla. Invece lei appositamente ha scelto di non dire niente perché vuole gettarli nel dubbio, non vuole dare punti di riferimento e non vuole far capire la sua linea, non vuole far capire chi è. E penso che stia giocando molto bene, sia nel contesto ma anche da casa, perché è molto piacevole vedere questa Chiara che è una mina vagante e che è indecifrabile per gli altri, a tratti anche a casa, ma io credo di aver capito il suo gioco, almeno penso, poi non so se sta facendo robe a caso e quindi sto sbagliando completamente la valutazione, però io ritengo che lei stia facendo tutto secondo un piano prestabilito, forse cambiato in corsa in base alle esigenze e alla situazione che si è creata con i compagni, perché fondamentalmente lei già non era ben vista dall'inizio quando provava a dire di no, comunque neanche a limitare, neanche a convincere i compagni, cercava comunque di farli ragionare su quelle che sono le tentazioni opportune e quelle che non lo sono. E penso che abbia fatto anche bene, soprattutto visto che stanno spendendo tantissimo. Quest'anno veramente il montepremi, meno male che sono partiti con 50.000 euro di più, perché se no lo stanno spolpando, stanno spendendo come non mai. Rispetto all'anno scorso qualcosina in più si sono riusciti a trattenere. E credo tra l'altro che siano molto ipocriti gli altri, perché lei prende il catamarano a 20.000 euro. Se l'avesse preso qualcun altro a qualsiasi altra cifra, l'altro non avrebbe detto nulla. Il problema non sono i 20.000 euro, ripeto, perché Chiara probabilmente con quei 20.000 euro e con qualche altra tentazione a cui ha ceduto, tipo la birra e la lavanderia, credo che possa sì, magari aver speso più degli altri, ma non così tanto, se vedi Simona che praticamente si è concessa le più disparate tentazioni e comunque credo che lei, che Simona e anche altri possano tranquillamente raggiungere e superare quella cifra a lungo andare. Bisognerà vedere poi anche a quali altre tentazioni cederà Chiara, però per me Chiara è un personaggio chiave, come anche Simone e Marilina, perché sono le villain, diciamo, del contesto del gioco, stanno facendo un po' da contrapposizione a colei che in teoria sembrava essere nel giusto, adesso Chiara invece ha cambiato traiettoria ed si è resa sempre più indecifrabile per il gruppo. Ovviamente andrà anche a suo discapito questo perché non sarà mai guida, è molto molto improbabile, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso nelle ultime 2 puntate. Onestamente Chiara la guida non la farà mai, perché se c'era qualcuno prima che l'aveva in simpatia o quantomeno l'avrebbe potuta votare per essere guida, adesso la vedo molto molto complicata, tant'è che è stata eletta guida Simona, che per me era un personaggio che era impossibile facesse la guida, dato che la guida paga le tentazioni il doppio, lei cede praticamente a qualsiasi cosa, quindi non so come se la caveranno. E poi ricordiamoci il finale dell'anno scorso con Alvise e Danielle che rimasero praticamente fregati dal gruppo senza la possibilità di prelevare nulla, quindi soltanto quello accumulato fino a quel momento. E Chiara mi pare che abbia accumulato soltanto 1.000 euro, un po' come Alvise l'anno scorso, Danielle qualcosa in più era riuscita ad accumulare, perché lei aveva prelevato quantomeno all'ATM. Per questo io dico che dal mio punto di vista Chiara sta rischiando parecchio, però si sta rendendo protagonista e forse per lei è meglio fare impazzire gli altri, farli impazzire tutti, piuttosto che portare a casa dei soldi di cui forse non ha neanche così bisogno, almeno da quello che ho visto. Vedremo come si evolverà la situazione, sono molto molto curioso di capire le sue prossime mosse, però ribadisco che come personaggio all'interno del gioco mi sta piacendo un sacco. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Fortinet. Ciao a tutti.